Ok, eccoci per Francesca. Ciao Sabrina. Ciao. Ti chiedo di connetterti più profondamente, hai già insomma lavorato in questo senso. Conto solo da 5 a 1. 5, 4, 3, 2, 1. Mi mostra una vita precedente, barra parallela, dove c'è una fossa, lei è una donna e ci sono delle persone che si nascondono e lei è lì insieme a queste persone come se fosse un tunnel sottoterra. Parliamo di una guerra, una grande guerra, La seconda? seconda guerra mondiale. Ok. Francesca ti dà l'autorizzazione? Sì, si gira una donna con i capelli castani, lunghi, molto lunghi, che ha come una vestaglia lunga, un po' sporca e a piedi nudi, e mi dice sì, si è accorta che siamo qui. Ok. Vagamente ricorda, assomiglia a Francesca? È una vita parallela. No, è più No, però giovane, più piccola e ha dei capelli lunghi e un viso più diverso. Mh. Ma in generale tu che vedi tante vite precedenti, parallele, delle persone, le persone si assomigliano? Quindi la Non stessa so. PS ha un marchio? Dimmi. No, a No. livello fisico direi di no. Possono stare in un corpo maschile muscoloso come in una donna piccola mingherlina, quindi No, no, no. no, certo, però sia la donna che l'uomo muscoloso, se sono entrambi figli di una madre, assomigliano un po' alla madre. Ecco, questo tipo di vaga somiglianza, un taglio degli occhi, una forma del naso, un modo di parlare, la bocca, eccetera. O la luce negli occhi. Sono gli occhi lo specchio dell'anima, sì. Cioè io lo riconosco perché è la sua PS. Cioè io Ok. mentre parlo con lei sento la sua PS che già mi chiama, mentre lei parla mi dà l'autorizzazione praticamente già mentre insomma, lei stava parlando. E quando scendo giù è come è come se esce e dice sono io. Quindi lo riconosco per questo, non per ovviamente la parte fisica che mi mostra. Perfetto. Vibrazione di Francesca. 11 miliardi e mezzo. Una bella energia lei. Percentuale di consapevolezza. 175%. PSP e rapporto. PS 80. Molto Vi- emozionale lei. Vite precedenti parallele. 4150. Percentuale di cervello utilizzata. 7 e mezzo. Ok. Francesca è psicanalista, ha tanti pazienti. Cosa succede a livello energetico? Qual è la situazione attuale? Francesca ha già fatto sessioni con me, l'abbiamo lasciata pulita. Sono alla fine di una sessione precedente. Io alla fine di questa sessione mi mostra la scena, come se lei si alza da non so se è un letto, insomma da un posto, un divano, ed è molto più, è come se l'energia gli fluisce più in maniera più fluida, come posso dire, più libera. Quindi sì, Mm. a fine sessione sì.
però il contatto e la sua apertura che ha nei confronti delle persone con il quale interagisce per il suo lavoro, a volte comunque l'hanno contaminata, nel senso, perché è un'apertura a doppio taglio, vedo. Ehm, le informazioni fluiscono, è come se lei donasse una pioggia di qualcosa alla persona con quale interagisce, però al contempo, non avendo ancora all'epoca la consapevolezza di come proteggersi, qualcosa l'ha attratto, le è arrivato, perché è come se a fine della sua io che sessione, a fine della sua lezione, del suo incontro, non sempre attua consapevolmente una pulizia, quindi qualcosa le rimane. Ok, adesso ti faccio delle domande su tre argomenti, due tipologie di interferenze e quattro argomenti e due tipologie di impianti corrispondenti. Ti chiedo di dirmi appunto quali sono le interferenze e gli impianti e quali sono sempre rimaste, insomma, quindi non sono state tolte nelle altre sessioni. Interferenze eteriche, quindi Suonanti, dall'EDL. Mangio, bene. Neloimo. sì, è uno grande, potente, cioè potente, uno che vedo lei e quando mi hai domandato chi c'è, se c'erano interferenze eteriche, lui si è innalzato dietro e per Mm. farmi vedere che c'è, ha aperto le ali. Paura, come si chiama? Mm? Mi senti? Sì, no, non t'ho sentito. Come si chiama? Jason, Ah, non si è proprio sentito. Perché non si è eh, eh, sentito? è lui, perché comunque interagisce con l'elettricità, è scocciato. Tu, Sabrina, sai che cos'è un ad eternum? Sabrina? Sabrina? No, vabbè, non è possibile. Tu la vedi bloccata, no, Francesca? Palle. Mi Eccoti, senti? adesso sì. Ok. Oh, sera. Ok, se puoi soltanto abbassare. No, che cosa succede? Sabrina, Mi senti? adesso sì, basta semplicemente un pochettino il coperchio, lo schermo del computer, che vedo soltanto il naso. Allora, abbiamo ripreso. Sabrina, hai bisogno che conti? No. Bene, non ti sento. Ho visto che hai detto no, ma non ti sento. Forse è il microfono. Mi senti? Sì, sì, adesso. Ah, si disattiva. Hai capito? Si disattiva quando si rifà una chiamata. Va bene, causa esoterica di questo problema è l'angelo subito in primo piano. Jason, è lui. Ok, entro io Perché nella scena. Aspetta, prima che la faccia cadere di nuovo, entro io nella scena, nella mia mano destra ho una pallina da ping pong. Questa pallina si chiama Ad Eternum, è una creazione delle ultime sessioni, produce ed emana ad eternum, per sempre, un'altissima vibrazione. Nessuna entità che esiste che vibra così alto, nessuna entità può arrivare lì e spostarla o, peggio, succhiarla. Siamo creatori, allora creiamo. Gli ad eternum funzionano. Dove li mettiamo, spazzano tutto. Molto semplice, alta vibrazione, alta frequenza, le entità non le sopportano. Quindi mettiamo intorno alla connessione una fila di queste palline ed un'altra, ne sono io nella scena, ce l'ho in mano, e la avvicino a Jason. Cosa fa Jason? fa così, si chiude con le braccia e già mentre parlavi
si copriva con le ali Ok. e si è allontanato rispetto alla mia visuale, lo vedo più Ok. lontano. Se non vuole che glielo infili in bocca, la pallina, adesso risponde. Quanti anni ha? Da quando è nata la Terra, Da quanto sta con Francesca? 10 anni. Perché non è stato visto nelle altre sessioni? Oh sì, perché mi avete visto, però lei mi ha riattirato a sé. Ok. Le ha messo degli impianti? Piede sinistro. Lui è stato attirato da Francesca attraverso il mestiere di Francesca, Mhm. la psicanalisi. Viene da qualche cliente? Un cliente che aveva un problema di tossicodipendenza. Ne hai avuti, Non ho Francesca? s- Sì. A quantità industriali. Ok. Vabbè, tossicodipendenza vuol dire anche la marijuana, quindi vabbè, quindi va bene. Sabrina, altre entità eteriche. C'è una mantide che una volta ogni 3 mesi Mm? viene a tentare di fare un abduction, ma 2 su 3 non funzionano. Cioè una riescono e le altre 2 no. Quindi un abduction, le abduction sono tornate. 1 su 3. Poche, ma sono tornate. Ok. Prima non c'erano, Nei dopo la momenti in sessione. cui no, dopo la sessione per circa 6 mesi ho visto la vedo perché sto tornando indietro. Dopo la sessione è come se lei si fosse creata intorno a sé un'energia potente, però è come se dopo un po' si fosse stata catturata dalla quotidianità e quindi è come se avesse abbassato le difese involontariamente, è come se non ci avesse, no, più pensato, però bisogna stare sempre sul pezzo. Parti- Praticamente è come se ogni giorno ti devi svegliare e ricordarti di rafforzare la tua palla energetica, soprattutto per chi ha a che fare con persone che portano purtroppo entità. E quindi è come se per i primi 6 mesi lei abbia fatto si fosse ricordata, poi piano piano vedo come se nella sua mente dica ok, va bene, sì, però si fosse fatta trascinare dalla quotidianità e quindi abbassando le difese Ok. ha dato possibilità. Domanda delle domande. Dopo le due sessioni, Francesca aveva entità mentali e adesso ha entità mentali? Allora, io vedo che prima delle sessioni le aveva le entità mentali, ma è come se comunque facendo le sessioni sia stata pulita. Cioè lei, anche non sapendo dell'esistenza delle entità mentali consapevolmente, nella Mhm. pulizia è stato comunque, lei si è liberata. Io vedo proprio come se, Mm. perché vado sempre in quel momento, Può come se essere si fosse... capitato, non le analizzavamo, ma può essere capitato. Esatto, Ok, e esatto. adesso? Allora, vedo il collegamento con la mente collettiva, però la vedo molto equilibrata come persona. Nel senso, è come se tentano di, a livello basso, parliamo di due, così, a livello emozionale tentano di prenderla, ma lei è un equilibrio, lei è molto stabile. Lei si fida di se stessa, si fida delle sue sensazioni, si fida come io vedo come se lei ha messo dei mattoni, lei arriva qua oggi che ha già costruito, non arriva per mettere i mattoni, arriva per fare il tetto lei qui. E quindi vedo come se ehm, ha già una base ed è equilibrata a livello mentale, quindi vedo il collegamento con la mente collettiva perché è inevitabile stando in Matrix, ma vedo come dei blocchi, nel senso non...
lei ragiona, sente e ragiona, quindi c'è un'armonia tra la razionalità e il dire ok, sto qui e c'è la parte fisica e la parte spirituale, è come se ne trae una sua traduzione che è in equilibrio. Non so se mi sono spiegata. Ok, quindi non ci sono entità mentali. C'è un'entità mentale del secondo livello che cerca di prenderla parlando con questo Elohim perché l'EDL sarebbe troppo debole, cioè sarebbe meno Ah, potente. non ci sono EDL, c'è No, l'Elohim c'è direttamente. l'Elohim. Quindi non ci sono semplici postini EDL, No, c'è il direttore della posta. con lei sì, che l'EDL non, su di lei non... Vedo Ok. che magari girano intorno per le persone, vedo il posto di lavoro, ma non sono suoi. Cioè lei è come se vedo che lei cammina nel suo corridoio, c'è un corridoio in questo posto e lei c'ha una palla energetica intorno a sé. Comunque è come se non arriva, l'EDL non ce la fa. Quindi c'è bisogno dell'intervento di un qualcuno di più potente. Ok. Ha impianti? Piede sinistro, tallone, ginocchio destro, c'è un pallino. E poi ha dei pallini all'interno dell'utero che bloccano un po' il flusso del ciclo naturale mestruale La libido? anche. Mm. Lei si accorge delle interferenze dei clienti? Sì, assolutamente sì. Lo Le vedevo già pro- prima. e le protezioni però, dici, non sono fatte, che non funzionano a volte sì, a volte no, insomma. Lei a volte le fa, a volte si fa trascinare dalla persona, cioè dall'emotività. Ciò che, tra virgolette, passatemi il termine, la frega, tra virgolette, è l'emotività e la voglia di aiutare. Questo qui fa sì che in quel momento, alcune volte, non sempre, perché alcune volte riesce a non farle entrare, alcune volte invece abbassa il livello, cioè il cercare di passare questa cosa è come se abbassa la sua difesa, perché trascina l'energia da lei alla persona e quindi è come se abbassa, io vedo proprio che è come se c'è un abbassamento nei suoi confronti della sua protezione, quando invece perché si può fare, imparare, lo imparerà, lo sta già imparando, che puoi proteggerti tu e nel contempo passare le tue informazioni, ma nulla entra, nulla esce, io te lo do, però io rimango al posto mio. Quindi c'è un passo in più, un piccolo passo in più che lei farà, lo può fare, ha le capacità per farlo. Va bene. Causa esoterica delle sincronicità legate al lavoro, ai L'anima, vari... Ok, cosa sono le sincronicità? l'anima che ti dà dei segnali, lei si fa delle domande, lei se le fa, io lo vedo, che lei si chiede perché, per come, lei cerca di trovare delle risposte Mm, e automaticamente nel momento in cui la persona a livello conscio si fa delle domande, chiedendole espressamente a se stessa, perché lei è consapevole di questo, io vedo, lei lo chiede. Vorrei sapere perché, vorrei sapere la causa energetica, esoterica di quello che sta accadendo e l'anima gli risponde. Lei ha una buona comunicazione con se stessa. La mente è una macchina di risposte, la mente te la dà e l'anima tramite la mente e tramite la sincronicità del far accadere gli eventi, magari lei cammina per strada e vede un cartello che le dice una cosa, che le risuona, che le dà una mm. risposta, no? E ha appena E avuto un lei, cliente che le ha parlato di macchine sportive. Lei vede un cartello che non parla di macchine sportive, ma magari la pubblicità di un film in cui la locandina, non lo so, vabbè, non è un bel esempio. Guarda se c'è un bel esempio. Non dico il dettaglio delle sincronicità che le sono capitate, che lei non ci ha raccontato, però, come dire, un concetto. Vedi, guarda se vedi qualcosa in questi termini. vedo qualcosa legato al figlio. Figlio, cioè? Come se lei si fosse fatta una domanda riguardo è successo qualche tempo fa, mi mostra questa cosa. Non so se poi nella realtà.
l'ha vissuta, comunque è stato Mhm. solo a livello eterico, però io è come se lei, vedo che lei si fa una domanda sul discorso figlio, relativamente forse alla sua evoluzione, al suo essere, al suo come si svilupperà e accade come se vede un qualcosa all'esterno, non so se è un'insegna, un qualcuno che gli dice qualcosa, succede qualcosa, però la domanda è relativa al figlio. Ok. Le sincronicità possono essere spiegate parzialmente con il termine coincidenza. È come dire una coincidenza incredibile che dopo un po' non ti stupisce più in sostanza. No. Quindi è come se, e al di là di Google che ci spia col telefonino, eccetera, è come se tu, non so, stai parlando e ragionando su un argomento, no? E poi continui a sentire questo argomento, non so, entrando in un bar Sì, alla radio, una io vedo, canzone di una macchina che passa e parla di quell'argomento. lei le succede con i colleghi questo, lo vedo sì, in ufficio, lo vedo nel suo posto di lavoro, come se vedo che magari lei sta pensando o concentrando il focus della sua mente su un determinato argomento e le arriva una persona dall'esterno che magari le parla di quell'argomento. È normale, cioè per noi è normale, ma alla fine lo è anche per lei, E quando accadono sincronicità tutti i giorni, che significa? che stai attento alla tua anima. Accadono tutti i giorni, accadono da quando ti alzi, da come metti dal caffè, dal vapore del caffè, dall'animale che ti guarda e ti dice qualcosa, da quando esci in macchina per arrivare al tuo posto di lavoro. Accadono in continuo, durante la notte, nei sogni. L'anima è in continuo, l'anima urla per comunicare con noi. E quando tu finalmente, non è che l'anima non te le fa cadere le sincronicità, siamo noi che non facciamo attenzione all'anima che lo fa. Quindi quello che cambia non è l'anima che lo fa e accadono le sincronicità, quello che cambia è la visuale tua, la consapevolezza di oggi ho chiesto questa domanda, l'ho inviata, vorrei la risposta, quindi la risposta arriva. La tua anima lo sa perché sta su un piano diverso da te. L'anima sta sopra, come se guarda la parte materiale, la vita seduta dentro un cinema e te le manda, lo vede, l'anima si guarda, è l'effetto osservatore, no? Quindi Mhm. se sposti l'attenzione, lo fa sempre, lo fa spesso. Chiaramente più tu gli poni l'attenzione e ti fa le domande e sai che ti risponderai, più fai caso all'attenzione, quindi la tua mente si apre a guardare a 360 gradi quello che accade intorno ed è un continuo. Se passi una giornata a farlo, potresti scriverci un libro sulle sincronicità, però è un consapevolezza, no? Quindi lei, sapendolo, le accadono, lei pensa che le accadono più spesso, no, sei tu che ci fai più caso, quindi lei lo sa e le vede, riesce a codificare quello che le viene detto. Ok, a quali emozioni si connette l'entità mentale di livello 2? E intanto andiamo nel corpo emozionale di Francesca. Lei è molto sensibile e rivolta nel voler cambiare questo mondo. Lei dice, mi sta dicendo, io voglio lasciarlo meglio di come l'ho trovato, perché io ho capito determinate cose, sto facendo il mio percorso, ma so che comunque posso fare qualcosa, posso andarmene, posso lasciarlo meglio di come l'ho trovato. Mi dice questa frase, quindi è come se vuole mettersi a disposizione in qualche modo, ha voglia di passare le informazioni, ha voglia di dare la consapevolezza, di far comprendere a chi non ha ancora compreso qualcosa, lo fa a livello eterico. Non ci prova a livello fisico perché lo sa che non è facile, non prova a cambiare le persone o a imporgli i suoi pensieri, non lo Beh, fa. ma giustamente, se no sarebbe una Giustamente, psicanalista poco ortodossa. no? Devi Ci sono fare così. tante persone che lo fanno, no? Che dicono perché mia madre, perché mio figlio, perché mio fratello. Lei non lo fa. Lei è lì e dice io sono qua, informazioni ce l'ho, se le volete
venitevela a prendere, io le metto a disposizione, lei fa questo. E i suoi clienti che parlano di pleiadiani? È una prova per lei, questa è una prova, lo vedevo già da prima. È come Ah, sì? se, sì, è una Mm, prova. Non potendo arrivare a lei a volte proprio direttamente, perché comunque lei è fastidiosa per loro, mm, perché è un po' attaccabile, ma non troppo, come posso dire, perché comunque ha già mhm, fatto un percorso che lo ha portato a. È come mhm, se dicono, ok, a te no direttamente, adesso ti mando uno mm. e da lì vediamo un po' Andiamoci che sulle fai. Pleiadi. Dammi un numero di pianeti, non importa quello che sia, ma dimmi un numero, così ci facciamo 300. un'idea. Quanto? Io vedo 30 pianeti, 30 piccoli. Pianetini, pianeti, Mm-mm, satelliti, ok, tutti mm-mm. popolati da pleiadiani. No, sono pleiadiani e ibridi. Ok, sanno già che cosa... Chiama il capo, che si presenta. Sanno già cosa sto per fare, sa già il capo cosa sto per fare. Ma il capo di questi mi viene quello lì che non mi viene il nome. Ashtar Sheran. Lui viene, sì. Che Sono fortuna che non proprio. sei informata, che bello, almeno hai una conoscenza, no, nel senso non è che non si debba essere informati, quindi se è una medium valida, altrimenti non è così, però è una bella visione, Mm, pulita. Ashtar mm, Sheran, un biondo con gli occhi azzurri, mm. Con i Torn di capelli lunghi. Beautiful. Mm. Pure Io, bello, io- alto. io non guardo Beautiful, però Torn di Beautiful è l'unico che mi viene in mente, è biondo con gli occhi azzurri. Va bene, andiamo via dritti, 30 o quelle che siano queste pianeti, strutture, Mm. ognuna ha 1 miliardo di ad eternum Questi sparsi. dice, cioè, vuole parlare, dice tanto vi abbiamo creato noi, dice che dentro di Sì, noi sì, c'è intanto frutto. mettiamo gli ad eternum, 1 miliardo a pianeta, a rete, dentro, sopra, sulla superficie e sotto. È ad eternum platinum, quindi vibrano ad altissima frequenza. Sono dei piccoli soli, o anche dei soli. Stanno Per quel... prendendo delle navicelle e stanno cercando di andare via. Bene. Basta che non vengono qui, per me va No. benissimo. Un sole, un ad eternum in ogni navicella, scialuppa, in ognuna. Volevano la vibrazione, volevano la frequenza, gliela regalo. Io la creo. Posso farne quanti ne voglio di questi ad eternum. Vuoi farne anche uno tu, Sabrina? Fatto, fatto Fatto. già. Mentre mi parlavi e mi spiegavi cos'era, l'ho fatto. Perfetto. Quindi Ashtar, mettiglielo in bocca quello che hai fatto, se no dove lo metti? C'era un mago quando ero piccolo che si faceva uscire le uova dalla bocca o le palline da ping pong dalla bocca. E io rimanevo estasiato. Dicevo, come fa? E facciamo il contrario. Da piccolo uscivano le uova, da adesso che sono grande infilo dentro le uova. Le palline da ping pong più che le Se uova. n'è andato già, non c'è più. Davanti a me non c'è più. Ok, mostriamolo a tutti i clienti di Francesca che parlano coi pleiadiani. Si può fare così. È un modo per tentare di. Perché comunque lei non è. Lei è dal filo da torcere per il suo percorso, è abbastanza a un livello di consapevolezza tale che è come se diventa una sfida lei per loro, quindi a maggior ragione c'è necessità di aumentare la sua consapevolezza e la Ok, vibrazione. apriamo le porte del cinema. In primis l'invito, ci sono tanti inviti mandati a tante persone, in primis il figlio e tutti i parenti e Ah, già qua, conoscenti. già qua Ok? lui. Invitiamo anche tutti i suoi clienti, pazienti. Perché no? C'è una famiglia Tanto. con due bambini, un maschio e una femmina. Ormai viviamo tempi in cui picchiano duro e picchiamo duro anche noi. Insegniamo a tutti costoro a creare un ad eternum per sé, per chi ci dà fastidio. D'altronde ad eternum non è che un regalo, è un piccolo sole che emana alta frequenza e Poi vibrazione. lei sta dicendo che è proprio questo quello che
che lei vuole, il suo intento di aiutarli a crearlo anche da sé. Ma infatti non dobbiamo regalarli, dobbiamo insegnare a Mm-mm. pescare con la canna da pesca, non diamo pesci, se non pesci in faccia alle entità. Ognuno se lo crea. Se un posto in cui vivono non piace, ad eternum lì dentro e la frequenza si alza. Un collega rompe le scatole, ad eternum in una tasca del collega e vedete che non lo vedete più. È vero, è vero. Uno studio dobbiamo controllarlo, mettiamoci già un po' di ad eternum, ne basterebbe uno, per uno studio, basta e avanza, però noi che ci frega, buttiamoli, seminiamoli come faceva il contadino nel campo, alle palline ovunque che saltellano contente, poi tac, si attaccano a qualcosa, a una parete, a un pavimento e lì iniziano a lavorare. Il nome è latino e significa per sempre. Nessuno può spostarle, nessuno può eliminarle. Sono elaboratori, emanatori di energia. Ne ha Alta messo frequenza. subito uno nel suo posto di lavoro e poi lei ha imparato a crearlo mentre parliamo perché accade tutto, ovviamente è già accaduto, accade tutto in maniera parallela. Li ha creati lei insieme a noi e le sta dando a tutti i suoi clienti che conosce e anche a quelli che verranno. Ce ne saranno altri, lei già lo sta facendo e c'è una fila, ci sono delle persone in fila che hanno bisogno di questo aiuto ed è come se lei ancora non li incontrerà, ma loro sono già qui, quelli che ha avuto e quelli che avrà. Ce n'è un 65% in totale Mm. delle persone. Mm. Perché non il 100? Perché non sono pronti ancora. Mm. Però creiamo una finestra nel cinema. Quelli che non entrano però possono vedere quello che succede dentro, possono vedere i loro, non so come chiamarli, comunque gli altri pazienti e come stanno cambiando, cosa hanno in mano gli altri pazienti che sono dentro, la pallina famosa. L'altro 8% del restante 65 è come se sta lì, di pazienti che già sono arrivati, di quelli che verranno e guardano, vedono perché lei adesso sta facendo, è come se lei ha sulla mano questa pallina, è come se fosse a forma di cono che scoppia e quindi fa questo e vedo tutta la luce intorno a lei che le fa vedere e la dà e dà questa pallina e gli altri lo stanno guardando, però è come se adesso è arrivata a un 70, è come se gli altri non sono ancora pronti a prenderla. Mm. Prima che poi mi dicano nel video, ah, ma cosa stavi afferrando nell'aria? Una zanzara. No, perché sennò mi dicono, l'EDL, l'entità. No, era una zanzara. Va bene. Cosa fa il figlio? Seduto nel cinema, molto interessato, dice che vuole fare una sessione, anche lui, nel futuro, E che è già questo anche accaduto. nella realtà, Francesca, o no? Sì. Ok, ha detto di sì. Causa esoterica del fatto che Francesca non va o non si fida ancora a fare una autoipnosi, anche solo il mio test di induzione. Paura. Lei è molto aperta perché lei ha paura di chiudere gli occhi e di perdere il controllo di se stessa. E questo è il motivo. Lei è molto percettiva, molto sensibile, vede tutto ciò che accade, controlla e è come se è come se la sua mente fa un check della giornata, vede le sincronicità, ok, però nel momento in cui chiude gli occhi e si sente abbandonata, ha paura di perdere il controllo, quando invece, mi permetto di dire, perché lei mi sta dicendo questo, io vorrei dire invece da qui hai molto più controllo.
e qui è il controllo anche energetico, no? Però è questo il motivo. Ok, prima di affrontare l'argomento delicato finale, vediamo se Francesca ha una fiamma incarnata. Se non c'è la fiamma, almeno l'anima gemella, cioè l'anima affine. Allora, un'anima affine è nel suo, io vedo come una persona che gira nel suo posto di lavoro. Non la conosce direttamente, ma le gira intorno perché la attratta qui, adesso. Ah, ma è un paziente? Tu, Francesca, hai dei colleghi, è un studio multiplo questo, no? Sì, ha uno studio multiplo, quindi hai dei Sì, colleghi. sì, ho Collega o visto, è un paziente? è un paziente. Suo o di altri? No, non è suo. C'è una persona che viene lì in questo posto, vedo questo corridoio con queste porte così, e vedo che l'ha visto, si sono incrociati, ma non si conoscono bene. L'ho visto. È come se l'avesse richiamato, perché lei è tanto che se lo domanda. Quindi è come se in qualche modo l'avesse richiamata una persona Si affine. domanda se c'è una persona affine. Non è L'attira. non è l'attuale compagno, No. cioè non è un'anima affine. L'attuale compagno è una persona che a livello vibrazionale lei lo accetta, ok? Sta bene, ma non è un'anima affine. Il che vuol dire, non vuol dire, cioè si può stare tranquillamente una persona che c'è un motivo anche questo per il quale lei ha scelto lui in questa vita, però non è un'anima affine né anima gemella. Ok, e la fiamma? In Svizzera, viva, incarnata in una donna. Ah, quindi questa scelta è stata oh, elaborata per non incontrarsi Ah, come lei deve imparare, cioè lei è molto forte, però le manca un pezzettino. lei la Svizzera o lei Lei, Francesca. Francesca, è stato, come dire, è come se quando sono state divise hanno scelto comunque di fare delle esperienze diverse per poi riunirsi e diventare più forti dopo, ma dopo, Quindi di là. altre vite Altre vite, sì, altre vite, le farà, possono anche non esserci queste vite, si può tornare, abbiamo visto che si può tornare alla sorgente anche da soli, per cui sì, sì. va bene. E veniamo ai Cinivac. Mi raccomando, cinivaccarsi, Cinivac. Ha fatto 2 Cinivac, Francesca si avvicina al terzo, sa tutto, ha avuto grosse febbri al primo e al secondo, come dire il mio corpo non l'accetta e lo combatte. Ha fatto anche l'influenza, che tanto spaventa tutti, e l'ha passata e quasi non se n'è accorta. Insomma, danni attuali. Allora, io vedo che lei l'ha tratto proprio, è come se lei avesse voluto sfidare un po' la situazione. Lei è consapevole che questo è come dire, come lo chiamo io, un quadro di videogioco, questa vita, no? Lei lo sa, lei ne è consapevole, quindi è come se a livello eterico, animico, spirituale, lei avesse detto, bah, proviamo, vediamo che succede. Questo è quello che Mm, è accaduto. Quindi questo è il motivo per il quale l'ha affrontato e l'ha superato anche alla grande. mm. Per quanto riguarda il Cinivac, io vedo che lei quando comunque l'ha fatto è come se vedo questo liquido che le viene iniettato ed è come se a livello eterico lei avesse la sua anima, che sapeva, avesse messo una palla che lo trattenesse in maniera tale, io vedo che scende, ma è come se fosse limitrofo per non mischiarsi con il resto del suo corpo. E Io lo adesso vedo dov'è? così. Caviglia sinistra. Isolato. Mm-mm. Lo E come lo isola là, spella? e non lo può espellere al momento. Ehm, Mi perdoni la sua PS, ma a me sembra che abbia fatto una gran cazzata. Perché farsi iniettare una cosa che, descrivimela com'è, la vedi?
1, è Plasma viva? Ok, è viva? è inattiva. Prima di tutto è un Cinivac, quindi No, è un qualche cosa che serve per combattere l'influenza. Ok. in C'è, parte, c'è ma no. ci sono sostanze non biologiche, quindi il famoso Fenegra, Io vedo nanotecnologia, già l'avevo Fe- visto. Fenegra, Grazie. nanotecnologia. Ok, quindi cosa sono? Particelle, robottini. Che fanno? Sono inattivi, aspettano di essere, come dire, eh, Attivati. Quando vengono attivati? Guarda il futuro con eh, queste condizioni. No, anzi, guarda quando li hanno progettati e quando hanno creato, insomma, hanno simulato l'attivazione. Quindi, cosa succede con l'attivazione? Come avviene l'attivazione? Attraverso quale comando? Cioè, la persona, l'animale su cui li hanno provati, doveva provare un'emozione di un certo tipo, allora si attivano, doveva essere sottoposta a delle onde, allora si attivano, doveva essere sottoposta a una temperatura, a un cibo determinato, a una no. sostanza, a una Io vitamina. vedo che per far sì che diventi attivo davvero devono fare diversi richiami, tanti. Non, non è, questo è solo l'inizio, quello che vedo è come se ci fosse la terza, la quarta, la quinta, la sesta dose, insomma. Non è, è come se mettono un seme, ma se non viene, come posso dire, alimentato, Mm. non basta, perché comunque il corpo in qualche modo, in diverse maniere, riesce negli anni, nel tempo io vedo che se non viene fatta la terza, la quarta, la quinta e tant'altro, vedo come se non mi viene la parola, mannaggia, viene, non si attiva, Come è si come quasi attivava in laboratorio quando l'hanno costruito? Quando l'hanno costruito e dove? E chi? 5 anni fa. Dove? Eh, io vedo America, Russia e Cina insieme, Ok. medici. Ehm, che cosa, dove l'hanno testato? Su chi l'hanno, cosa, chi l'hanno testato? Scimmie, scimmie Ok. perché loro mi stanno dicendo come se le scimmie hanno un corredo genetico più simile al nostro, Ok, però come l'hanno attivato? Dimmi, dimmi. facendo più richiami, tanti più richiami l'hanno bombardate Ok, ma poi dall'esterno. hanno messo delle famose microonde tipo il 5G come si dice o Come no? le vibrazioni, sì, sono come se c'è un richiamo a un livello elettronico, quindi sì, è E come se che succede nella dall'esterno. scimmia? La prima scimmia a cui hanno attivato questo processo muore, diventa uno zombie, viene telecomandata, diventa catatonica. Che succede? La scimmia si blocca dopo, io ne vedo tante di dosi fatte, si blocca nel momento in cui loro attivano come un macchinario che emette tipo delle onde, vedo delle onde a livello sonoro, come posso dire, e muore, non ce la fa. Quindi l'intento è quello di sterminare? A lungo andare sì. Ok. L'intento è quello di trasformare, in realtà, anche di sterminare, ma è quello con tutti i richiami futuri, perché questo per come, da questo momento che io lo vedo adesso, oggi, perché domani già può cambiare, è come se loro vogliono, ne faranno altri, 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 per arrivare a coloro che sopravvivono saranno quelli che saranno trasformati, come posso dire. Perché comunque il DNA cioè, è come se la cellula Un viene, una attimo, volta che quelli che entra, saranno trasformati dai richiami ai richiami, quelli che non se li fanno sì, invece, non sopravvivono, direi che saranno i principali a sopravvivere. mm, sì, però sarà difficile, cioè la vita sarà un po' difficile.
Ma io francamente a questa cosa non credo. Io credo invece che le cose cambieranno profondamente. Sono stati costretti da varie questioni ad accelerare il processo, perché Mm, fatto mm, in mm. questo modo anche solo una terza dose non se la vuole fare nessuno, ma nessuno. No, Stiamo parlando del 5-10% di quelli che l'hanno fatte, le altre li difendono, non mm, dei no Cinivac. Quelli che se lo sono fatti e lo difendono ed è un dovere civile, non hanno nessuna intenzione di fare la terza, ma nessuna. no. Quindi che No, da perché qua comunque ad quello altre che... malattie inventate saranno obbligatorie, non se li fa nessuno. No, perché le Quindi cose cambiano in continuo, cioè le cose non stanno le andando cose là come cambiano, previsto. le cose cambiano, ma le cose sono state fatte raffazzonate. Se fossero state fatte bene e ci fosse stato un totale controllo della situazione, ok, ma non è così, hanno perso il No, controllo, questo è eh sì, evidente. sì, sì, Questo è no. evidente. Quindi c'è in qualche modo un enorme cambiamento in corso, sia in termini di consapevolezza, sia in termini di azione. Mm, Chiamatela con la sì, lettera dell'alfabeto che volete, ma c'è qualcuno che sta facendo delle cose. C'è qualcuno che fa il lavoro pulito che facciamo noi, insieme a noi, in mm, segreto, in pubblico, non lo so, ma serve questo lavoro e io lo sì. vedo e come se serve. Bene, chiama tutti quelli che si sono cinivaccati nel mondo, tutti che si presentino. Oggi insegniamo a creare un ad eternum, metterselo in mano e poi ingoiarlo. Mhm. L'ad eternum ha una vibrazione valida per eliminare tutto quello che non appartiene di biologico al corpo umano. Lo disintegra. Ci siamo noi in un palco circolare al centro della scena, tu ed io, che mostriamo come si crea. E tutti intorno a cerchio ci vedono, tutti quelli che si sono presentati, cinivaccati e non. Mhm. Così quelli che non si sono cinivaccati ma magari hanno dei dubbi, lo fanno lo stesso e quelli che non si sono cinivaccati perché non se lo devono fare. Produzione pura e semplice di alta frequenza, né più né meno. Stanno facendo, lo stanno creando loro e poi lo creano perché noi gli abbiamo fatto vedere come si fa, loro lo creano e poi lo mangiano ed è come se mangiandolo diciamo, io la vedo a forma di conetto e scoppia di energia a vibrazione alta e disintegra tutto ciò che non serve al corpo, ciò che è di tossico. Mi fanno vedere questa scena. Vedo tutti scoppi davanti a me, tutti tantissimi, tutte le anime che fanno questa operazione. Francesca lo fa? La Francesca sta dietro, l'ha già fatto lei e sta mostrando come si fa. Cioè lei sta nella fila di qua, accanto a noi due. L'ha già fatto. Quale percentuale di cinivaccati si è presentata? 75. Ok. Tanti si Quindi sono pentiti, ma tanti. si sono disattivati questi effetti? La nanotecnologia non esiste più? Per coloro che continueranno a tenere alta la vibrazione, sì. Per coloro che verranno trascinati dalla quotidianità, dai pensieri a bassa frequenza, dalle emozioni a bassa frequenza, no. Non sarà successo niente praticamente. Ok. Ognuno decide per sé e la consapevolezza di fatto è qui, è tutto. È un banco di prova di consapevolezza questa storia, né più né Mm, meno. Quasi anche un'opportunità, perché mm, altrimenti le cose non cambiano. Se le sì. cose cambiano c'è un cambiamento. Il Quando si cambiamento crea un problema, le cose cambiano. è sempre doloroso, è sempre un cambiamento. Per alcuni è un grosso, enorme problema, un qualunque tipo di cambiamento. Se non sono adatti a abituati e predisposti a cambiare, periscono. È inevitabile. Non è neanche così.
non dico sbagliato, ma non è neanche così illogico, è abbastanza logico. Va bene, Francesca l'ha fatto, Francesca farà la terza. No, non la vuole fare. Troverà il Ops. modo se vuole di sviare. Andiamo al cluster. Mostra un armadio antico, come se fosse di un nonno, una nonna. Un armadio di legno grande con delle ante. Lei apre queste ante e hanno questi cerchi, sai, quelle antichi, no? Di quei mobili antichi che hanno proprio i cerchi, tipo di Mm. ottone. Li apre questo Le armadio. manopole, Sì, i pomelli. no, No. c'è proprio un anello. Cioè Ah, c'è l'anello tipo battiporta. sì, esatto, piccolino, lo prende così, apre da questi due anelli e mi mostra dentro questo armadio tutti i suoi patti, ma ce ne sono pochi. È solo un'anta. Di solito al cluster vedo di più. Mi mostra solo un'anta. C'è uno scomparto con due ante di legno antico. E che fa? Si gira verso la sua parte destra e apre un vortice, lei lo chiama vortice, un vortice che risucchia, dice. Sarebbe il portale definitivo. Mm. Lei dice io apro un vortice che risucchia via tutto quello che non mi serve più. Lo apre. Dai sì che fa con la testa Francesca, sembra che l'abbia già fatto davvero questo Mm, vortice, ok? lo chiama così, vortice che Sul risucchia viso. tutto. Prende Mhm. l'armadio per intero, lo piega e lo lancia nel vortice che viene proprio risucchiato via, come un vento a centrifuga, non so come dire, centripeta al contrario, Mhm. e va via, lancia tutto via. Ha fatto. Perfetto, c'erano dei contratti di tutte le vite, le 4.000 e rotti 125 ce n'erano, no, di c'erano contratti. solo 125, mi dice. Ok. C'erano contratti solo con entità eteriche o anche con entità mentali? Mentali no, eteriche c'era questa cosa con questo angelo. Mm. Beh, è singolare questa cosa. Diciamo che lei lavora con i problemi mentali, no? Se vogliamo veramente semplificare, perché chiaramente non è questa la definizione di una No, psicanalista, certo, e non ha entità mentali, no, perché una che ci prova del secondo livello non è praticamente niente. no. Quindi, bene, molto bene. Molto Solo, equilibrata, già l'ho visto. esatto, imparando a schermarsi, a proteggersi e se Mm, vogliamo anche a proteggere i clienti che però hanno un loro percorso, quindi lei non protegge più nessuno, di fatto deve proteggere, pensare di proteggere solo stessa. se stessa. Lei di fatto è a posto. Bene, vediamo l'avatar com'è. Scappa. Può E la- scappare, può allontanarsi, guardalo. Può allontanarsi, ma l'anima quando arriva a questo punto lo blocca, non glielo permette. Nel momento in cui lei l'ha guardato, l'ha visto, se ne è resa conto, lui è svenuto, cascato per terra, caduto per terra. Ok, buttiamolo. E quando hai finito, guardati intorno, guarda dove siamo, in che posto, chi c'è, cosa c'è attorno al punto in cui c'era l'avatar. Buttiamolo, chiediamo a Francesca di prendere, aprire un suo vortice definitivo e di buttare tutto, computer, scrivania, sempre le stesse cose, insomma. Ha fatto già risucchiare tutto nel suo Perfetto. vortice personale. Ok, adesso alzati, vai in alto e guarda verso il basso. Illuminalo se è buio e guarda che cosa c'era intorno allo slot, tra virgolette, di Francesca, dell'avatar di Francesca. C'è una distesa infinita,
È come io mi sono alzata, è come una distesa in uno spazio-tempo sopra. Non è una galassia, non è una dimensione, è proprio sopra il tutto di tutto, non lo so come spiegarlo. L'inizio. Mm? Cioè io Ma vedo distesa di cosa? Di Avatar? dalla sorgente, sì, la distesa di Avatar. Io vedo la sorgente, chiamiamola, insomma, l'energia dal quale l'anima si stacca e poi sotto passa attraverso un filtro, passa attraverso una stanza dove l'anima decide cosa deve fare e poi sotto c'è questa distesa enorme di avatar ed è come se l'anima si infila in un avatar, in un robottino, mm, come si dice, no, Cosa? robottino, sì, Un un manichino. Manichino. pupazzetto, manichino e viene comunque artificializzata già. E qui c'è tutta la distesa che è infinita in uno spazio-tempo che non esiste, cioè Va bene. c'è ma non c'è. Chiedi a Francesca, visto che ha imparato, di produrre, se vuole, un ad eternum per ogni avatar. Non glielo dà perché non può darglielo, sono persone sconosciute, però glielo può mettere lì sopra, a 1 metro di altezza dalla testa di ogni avatar. Lei Siamo adotta, creatori, è la nostra creazione, facciamo quello che vogliamo. fa Mettiamo un piovere, solino lì, ok, fa che si piovere di ferma questi. bene, si ferma sopra la testa di ogni avatar a 1 metro, fino a che lei ha voglia di produrne. Sta facendo piovere. Si è messa lei sopra, accanto a me, siamo sopra insieme. Lo sta facendo lei, perché lo sa fare. E ha mandato giù una pioggia di queste informazioni, che io vedo a forma di triangolino. Mm? Com'è forma di triangolino, in che senso? Vedo un triangolino e una pallina che fa, che poi come se scoppiasse fa un'energia forte. E lei ne fa una pioggia, come se fa una pioggia di scoppietti. E vanno sopra, vicino agli avatar, e qualcuno lo mette sopra la propria scrivania. Qualcuno quanti? Di tutti quelli che vedo, che percepisco un 20%, perché qui ancora è complicato, un 20%. La, la- la prendono e ne prendono l'informazione. Va bene. Torniamo alla situazione di Francesca. Francesca ha ancora quegli impianti, quelle interferenze e quella blanda, vaga connessione con l'entità mentale 2. No, perché quando ha aperto il suo vortice, in quel momento, come sempre, viene via tutto. Con l'avatar va via tutto. Ok. Le regaliamo la pillola VIC, vibrazione, informazione, consapevolezza. È una pillola tripartita, se vuole la prende, se la mangia, fa quello che vuole. La offriamo a tutti quelli che sono nel cinema. Figlio, i amici, parenti e i pazienti che si sono fatti vivi, che sono presentati. Mhm. La prendono tutti quelli che sono qui nel cinema suo, la prendono. Il figlio in prima fila. Ok, vibrazione finale di Francesca. Adesso 25 miliardi. Anche dopo la pillola VIC. 30. Lei dice che va bene così. Mi dice 30. Vedo Consa- 30. consapevolezza. 225%. PSP. PS 57. Bene. Vite precedenti. 1230. Un quarto. Mm. Caspita. La vita, vabbè, cervello. Come?
Cervello, scusami, percentuale, 7,5. Nei prossimi 6 mesi arriva anche a 10, se si concentra e si allena nel suo lavoro. È un livello molto alto, lo dico, vabbè, l'hai vista la sessione? Sì, le hai viste tutte. Ok, la vita nei tunnel nascosti della seconda guerra Non mondiale c'è più. non c'è più. Ma qual era il suo significato esoterico che non ho capito? Che lei aiutava gli altri, lei Ah, lì ok. era quella più equilibrata di tutti e nei momenti di panico lei era lì insieme alle altre persone e cercava di prendere, come dire, il comando, prendere, non nel senso di prendere il comando a livello voglio comandare, ma di prendere il comando perché gli altri li vedo più, vedo queste persone emotivamente in preda al panico e lei era quella che riusciva a rimanere più razionale e fredda per cercare di tirare fuori le persone e se stessa dalla situazione negativa. In questo senso. Perché l'ha eliminata? Visto che l'informazione sarà rimasta. L'informazione l'ha presa, quindi non serve più il ricordo emotivo di quel soffocamento sottoterra che Ma lei il ogni ricordo tanto. emotivo quale questioni le provocava? Soffocamento, è come se a volte lei si sente schiacciata, ferma, bloccata. Ok. Quindi è come se eliminando un tipo di vita rimane l'informazione, ma a livello emotivo, perché per l'anima non è una vita precedente, lo sta facendo adesso. Ed è comunque un ricordo come in una linea temporale che, come se fosse da bambina, in questa linea temporale, la vita precedente, come posso dire. È un'unica linea, tutte le sue vite, se vogliamo parlare di linea temporale, quindi è come se è un ricordo per lei. Non lo sa a livello conscio, ma la sua anima ricorda, quindi non le serve più e non le serve più riviverlo, perciò la elimina o la cambia. Va bene. Messaggio finale della PS e della PE. Stai facendo un ottimo lavoro, dicono. Sono due bambini, un maschio e una femmina che si prendono per mano Mhm. e dicono che stai facendo un ottimo lavoro. La tua pioggia di informazioni lavora, elabora, dà il tuo contributo, che è quello che tu desideri. Grazie anche a quello che tu fai, che è quello che fanno tutti gli altri come te, come noi, che il mondo cambierà. Fai partire dal tuo cuore dei raggi di luce tuoi, che siamo noi. E poi quando questi raggi di luce partono, delimitali come un compasso, come una sfera e chiudila. Rafforza questa tua protezione che nasce da noi e da te per affrontare il mondo. Così sarai più protetta e potrai rimanere ancora più equilibrata a livello emotivo per dare le informazioni che sai senza sporcarti più. Tu mi Basta. ascolti. Lo so che mi ascolti, dice. Io continuerò a parlarti. Scrivi anche quello che accade nella giornata che tu chiami sincronicità, perché poi se le rileggi a distanza di tempo, unirai i puntini, avranno un significato ancora più grande. Basta? Mm. Ok.
Fai un check finale alla casa, allo studio, ma l'abbiamo già praticamente fatto. No, sono puliti. Ha messo non mi ricordo come si chiama. L'ad eternum, ad Sì, eternum. Ok. esatto. L'ha messo subito quando lo spiegavi, lei l'ha messo nel suo ufficio, l'ha messo nella sua casa, l'ha messo dove sta il figlio, perché il figlio l'ha presa. Mm. Prima quando parlavi di prendere appunti, lei mi ha fatto vedere il quaderno in cui stava prendendo appunti in questa sessione. Lei prende appunti e fa molto bene perché serve sempre prendere appunti. Fantastico. Bene, come stai, Sabrina? Pronta a tornare? Sì, bene, sto bene. Bella lei. Come la vedi? Bella, bella. Pronta. Pronta a Luminosa? fare, a salire ancora di più. Ok, niente terza però, eh. Va bene, disconnettiti da tutto e tutti e noi torniamo.